Bentornati nel cuore del racconto qui su Stelle Turche Rivelate, l'oasi dove non ci fermiamo ai titoli, ma scaviamo nelle pieghe umane, nelle sfumature taciute, nelle emozioni che non trovano posto nelle didascalie. Oggi l'aria vibra di un'attesa che non sentivamo da tempo. Vi portiamo dentro un attimo che ha squarciato la quiete di un aeroporto all'alba, un istante capace di incendiare la rete con domande, desideri, ipotesi. Al centro di tutto, una donna che conosce la forza del silenzio e un uomo che protegge il suo cuore come una roccaforte. Sì, stiamo parlando dell'enigmatico duo che non smette di affascinare, Yağmur Yüksel e Barbactas. Prima di snodare ogni dettaglio della bomba esplosa tra i gate questa mattina, fate vostra la nostra casa. Iscrivetevi per non perdere nessun approfondimento, attivate la campanella per arrivare primi quando un'onda come questa si alza, e, per chi sostiene un racconto che onori profondità e rispetto, unitevi ai membri. Il vostro sostegno rende possibile la cura con cui portiamo queste storie. Respirate. Stiamo entrando nell'occhio del ciclone chiamato Yağmur Bar. Nelle ore che precedono il sorgere del sole, quando i terminal sono fatti di passi stanchi, saluti smorzati e volti nascosti dietro sciarpe e occhiali, qualcosa ha cominciato a serpeggiare tra la folla. Una vibrazione, prima un mormorio, poi un salto elettrico. I fotografi si sono addensati con il fiuto di chi sente arrivare una verità rimasta a bollire troppo a lungo. Una pioggia di flash ha ricamato linee di luce sul pavimento lucido, puntando tutti verso il centro del vortice, Yağmur Yüksel. Da settimane, mesi forse, il suo nome galleggiava sospeso tra i commenti come un punto interrogativo mai risolto, legato sempre alla stessa bruciante questione. Cosa sta realmente accadendo nel privato di Barbactas? Trentini di sussurri, da teneri cenni di un amore nascente a voci più audaci, prossime al mito di un matrimonio segreto. Eppure, tra piogge di indiscrezioni, Yağmur è rimasta calma come pietra levigata. Nessuna smentita, nessuna ammissione. Solo quell'arte raffinata di non dire, un sorriso abbozzato che non concede appigli e moltiplica domande. Il terminal, di solito grande abbastanza da inghiottire chiunque con passo rapido e cappuccio alzato, ha cambiato pelle e si è fatto palcoscenico improvvisato. Una voce, netta, senza filtri, ha bucato il brusio di troli e annunci automatici. Yağmur è vero che ha sposato Barbactas. Niente giri di parole, niente carezze. Un colpo diretto al cuore del mistero accumulato. Tutti attendevano il solito copione. Lei che scivola oltre il varco come acqua, finge di non sentire, scompare dietro il controllo. Ma oggi, no. Oggi la scena ha voltato pagina. Yağmur si è fermata. Un attimo solo, calibrato, teatrale senza ostentazione. Ha sollevato appena il mento, con quella grazia che sembra un invito e un confine insieme, come un'attrice pronta alla battuta provata a lungo. Quel suo mezzo sorriso, capace di accendere 1000 thread, è affiorato appena. L'aria pareva raffreddarsi. Le camere hanno guadagnato passi, le mani hanno stretto le impugnature. La tensione è cambiata, diventando energia febbrile. Le domande, a raffiche, state bene? Le famiglie si sono incontrate? State viaggiando insieme senza farvi scoprire? C'è qualcosa di ufficiale alle porte? Lei ha ascoltato la piena come chi resta in soglia, scegliendo se aprire o no. Capisco la curiosità di tutti. Ha detto con voce ferma e dolce, senza cedere nulla di troppo, ma ci sono momenti in cui è giusto lasciare che le cose trovino da sole il proprio ritmo. Io sto in pace. Il resto lo vivrete con noi quando sarà il momento punto. Poche parole, ma bastavano. Bastava il tono. Quella frase ha profumato l'aria come una scia che resta, anche dopo che si è voltata. Ha consegnato il passaporto, uno sguardo dritto, e non ha più guardato indietro. Nel frattempo, è riemerso un particolare lasciato quasi in sordina nei giorni scorsi, la battuta che Barbactas aveva rilasciato dopo una prova. Fermato all'uscita, gentile e saldo. Preferisco non parlare del mio privato, però sono sereno punto. Oggi quelle parole tirano come una calamita sugli indizi di stamattina. Il suo aplomb e la scelta lessicale di lei, affiancati, hanno spinto il rumor più lontano di quanto qualsiasi smentita avrebbe potuto fare. Fermiamoci un secondo, famiglia di Stelle Turche Rivelate, e respiriamo. È un esercizio di strategia del racconto, una danza misurata tra rivelare e trattenere. Due persone che sembrano allineate nel modo di vivere la fama, scegliendo contorni e non clamori. Voi che ne pensate? È solo tattica per custodire un segreto matrimonio?
O il tentativo consapevole di ritagliarsi un perimetro d'aria attorno a una relazione vera? Diteci la vostra nei commenti. E se questa storia vi tiene agganciati come tiene noi, un pollice in su aiuta a farla arrivare più lontano. Sotto il video, la marea di reazioni si è divisa subito in correnti contrarie. In molti, ormai il gioco è scoperto, non c'è più niente da nascondere, solo una rivelazione lenta, calibrata secondo il loro orologio. Altri, il volo di lei non è un semplice impegno o una pausa, ma un passo intimo nella loro storia che desidera restare sacro ancora un poco. L'ipotesi più romantica? Che stessero andando nella stessa città con voli diversi, mossa studiata per evitare la foto insieme che scardinerebbe la diga. Fantasia di fan, finché un occhio finissimo non ha postato l'immagine granulosa di un tabellone. 2 partenze verso la stessa destinazione, decolli ravvicinati. Nulla di conclamato, certo. Solo la possibilità, tanto deliziosa quanto ubriacante. A mezzogiorno, un banale giorno di trasferte da calendario si è trasformato nell'argomento più dibattuto della settimana. Internet si è spaccato in scuole di pensiero. C'è davvero stato un sì nei margini di un rito intimo, lontano dai riflettori? Stanno costruendo il terreno per un annuncio curato al millimetro? Oppure è semplicemente la scelta di proteggere l'ultimo lembo di normalità che appartiene loro? La verità, come un miraggio, restava a pochi passi eppure imprendibile. Ma qualcosa si è inciso con chiarezza. Il modo in cui Yamur utilizza il silenzio come racconto potente. E il modo in cui Bar sostiene quella scelta senza aggiungere rumore. Con il passare delle ore, le fan-ere si sono fatte chirurgiche. Clip rallentate, il fotogramma in cui le labbra si schiudono prima della risposta, l'ombra di una fossetta che sembra accendersi diversa dal solito, il peso che trasla da un piede all'altro come segnale di quiete profonda. Zoom su gioielli. Quel cerchio al dito, novità o pezzo di sempre? E la tinta del completo da viaggio. Richiama il colore che lui aveva indossato pochi giorni fa. Perfino l'angolo della tracolla è diventato indizio, come se una formula segreta fosse stata scritta sotto gli occhi di tutti. Lo community hanno cantato a coro. Ha un'aria di pace, scrive qualcuno, rimbalzando da un profilo all'altro. Quello sguardo non si finge punto. Gli scettici non arretrano. È strategia. Hanno imparato l'arte dell'attesa per restare al centro punto. Ma anche quella è una forma di rispetto, quasi ammirazione, perché questo è un equilibrio delicato, un ballo tra una verità intima e un pubblico affamato. E oggi lo hanno danzato con eleganza. Nel video integrale c'è un ultimo dettaglio che merita attenzione. Dopo la sua frase, Yamur alza la mano in un cenno piccolo, grato, educato ma definitivo. Prosegue fino alla barriera, mostra il telefono con la carta d'imbarco, scompare oltre il vetro. Le camere si fermano lì, la conversazione no. Ha continuato a correre, rovistando tra interviste vecchie in cui lei parlava del valore dell'attesa, dell'amore che non ha fretta, del senso del tempo giusto. Accanto, i frammenti in cui Bar diceva che il rispetto è scegliere cosa tenere per sé, che in questo mestiere serve custodire un centro inviolabile. Rimessi uno accanto all'altro, quei pezzi del passato hanno dato al presente una schiacciante logica. È come se entrambi governassero la narrazione senza mai afferrarla a mani nude. Nessun proclama, nessun trucco plateale, solo un rifiuto costante a lasciarsi definire da un pettegolezzo prima di aver scelto, loro, il titolo del capitolo. Così, eccoci a sera. I fan sono certi di essere sul bordo di uno svelamento enorme. Forse non una confessione piena di dettagli, non ancora, ma un segno. Una foto che dica più di 1000 parole. Una comparsa insieme che non chiede spiegazioni. O magari un cenno semplice che permetta al mondo di tirare il fiato. La domanda resta sotto ogni commento. Stamattina è stato il primo passo vero verso l'apertura? Non possiamo dirvelo. Non adesso. Possiamo però dirvi che l'energia attorno a loro è cambiata. Non è il chiacchiericcio ansioso dei primi giorni. È qualcosa di più caldo, composto, un'attesa dal sapore diverso. Quando una coppia protegge l'essenziale, nello stesso tempo, lascia filtrare una scintilla, il pubblico si avvicina non solo per curiosità, ma per affetto. Oggi è successo questo. Un fandom disposto ad aspettare, purché, al momento giusto, la storia sia sincera. Dunque, cosa c'è sul tavolo? Un sì custodito in una cerchia così stretta che i microfoni non l'hanno raggiunto? Un'uscita pensata con rigore, magari legata a un progetto, a una tappa speciale? A una data che ha senso solo per loro? O la verità più semplice,
Due persone che coltivano qualcosa di reale lontano dall'abbaglio, promettendo di farsi avanti solo quando risuonerà autentico. Sì, qui c'è suspense. Ma c'è anche dolcezza. Ed è questo l'incantesimo che ha fatto esplodere la rete senza sforzarsi. Una cosa è certa, la frase che Yamur ha donato alle camere stamattina appartiene a questa settimana come una firma in calce. Ruberà replay, verrà remixata, scivolerà sotto foto di cene alla luce di una candela e di lounge affollati, rallentata finché ogni fotogramma sembrerà respirare. Qualunque strada prenda, un voto, un annuncio o la linea coerente della riservatezza. Resterà il giorno in cui il silenzio ha cambiato forma. Grazie per aver viaggiato con noi fin qui, dentro il cuore della storia su Stelle Turche Rivelate. Se questo tuffo vi è piaciuto, condividetelo e aiutateci a crescere. Iscrivetevi, mettete mi piace e sostenete il racconto che tratta i suoi protagonisti con rispetto. Noi restiamo con gli occhi aperti e il cuore pronto, la verità arriverà. E quando lo farà, saremo qui a raccontarla, con la stessa cura di oggi, seguendo ogni sguardo, ogni pausa, ogni dettaglio che Yamur Yux e le Barbactas sceglieranno di mettere in scena. Fino ad allora, lasciamo che la vita faccia il suo corso e continuiamo ad ascoltare quel silenzio che parla, perché a volte dice più di 1000 conferenze stampa. L'alba all'aeroporto è già diventata un ricordo, ma il suo eco non si è spento. È entrato in noi, e ci tiene sospesi in quel punto esatto in cui la storia, prima di essere detta, si prepara a nascere.